amici dell'uncinetto, oggi vi faccio vedere un bellissimo tutorial anche molto semplice di questa mantellina. È una mantellina, vedete, che ha delle punte finali, è lavorata in tondo, in giri di andata e ritorno e ha questa particolare lavorazione, vedete, sul dietro, e poi man mano scendiamo con degli aumenti fino ad un certo punto. Sul davanti, come potete vedere, ho lavorato un piccolo bordo in rilievo e all'occorrenza ovviamente possiamo mettere un bottone per chiudere sul davanti la nostra mantellina. Io ho utilizzato un colore sia chiaro che scuro, vi faccio vedere anche come cambiare il colore. Ho utilizzato la lana colora di 3 sfere, ma potete realizzare questa mantella veramente in tutti i colori, quindi come preferite. Inizio il mio tutorial con una lana per uncinetto 4,5 e uncinetto 4,5. Faccio un cappietto, vedete, all'uncinetto e lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Questa sarà la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro all'interno della prima catenella e lavoro un totale di 7 maglie alte, compresa la prima da 3 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Adesso vedete, stringo questo cappetto e lo vado già a nascondere con un ago a cruna larga. Entro, vedete, all'interno e nascondo il filo in modo che non mi dia fastidio durante la lavorazione. E taglio. Abbiamo completato così la prima riga. Adesso proseguiamo per la seconda riga lavorando 3 catenelle, 1, 2 e 3, e in ogni punto lavoriamo 2 maglie alte. La prima sarà da 3 catenelle, proseguiamo con la seconda e nella prossima maglia lavoriamo altre 2 maglie alte. 2 maglie alte in ogni punto. Arrivati, vedete, nell'ultima maglia alta composta dalle 3 catenelle, entriamo nella terza catenella e lavoriamo sempre 2 maglie alte nello stesso punto. Ed ecco che abbiamo lavorato la seconda riga. Alla fine della seconda riga abbiamo 14 maglie alte. Adesso per la terza riga 1, 2 e 3, che sarà la nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella prossima e lavoriamo una maglia alta. Adesso per tutta la lavorazione lavoreremo così: 2 catenelle e nel prossimo una maglia alta, 2 catenelle e nel prossimo una maglia alta, 2 catenelle e nel prossimo una maglia alta. Man mano vedete che lavoriamo la maglia alta e le 2 catenelle, il lavoro si presenta in questa maniera qui. Andate a proseguire lavorando sempre 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta fino alla fine.
Quando arrivo, vedete, alla fine dove gli ultimi 2 punti, lavoro le 2 catenelle che separano la maglia alta nel penultimo punto, e qui vedete nell'ultimo punto non realizzo le 2 catenelle, ma semplicemente chiudo la lavorazione con una maglia alta sulla maglia alta da 3 catenelle, e il mio lavoro, vedete, si presenta in questa maniera qui. Adesso per la quarta riga lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro e in ogni spazio, vedete, da 2 catenelle lavorerò 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo sempre nello stesso spazio 2 maglie alte. Di nuovo, vedete, nello spazio da 2 catenelle filo sull'uncinetto, 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Ed ecco, vedete come si presenta il lavoro. Adesso proseguite per tutta la riga lavorando 2 maglie alte, 2 catenelle in ogni spazio da 2 catenelle fino ad arrivare nell'ultimo spazio da 2 catenelle. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto lavoro l'ultimo aumento di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e qui dove ho le 3 catenelle semplicemente chiudo con una maglia alta in questa maniera qui. Vedete, inizio con una maglia alta e poi inizio gli aumenti, termino con l'aumento nello spazio da 2 catenelle e termino con una maglia alta. Quindi 1, 2 e 3, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto. Vedete, in ogni spazio da 2 catenelle lavoreremo sempre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. In questa maniera. Quindi adesso andate a ripetere lavorando, vedete, in ogni spazio da 2 catenelle sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte fino ad arrivare a fine riga. Quando ho lavorato, vedete, l'ultimo spazio da 2 catenelle, adesso io ho le 2 maglie alte e qui ho la catenella, vedete, la maglia alta da 3 catenelle. Quindi filo sull'uncinetto, guardate bene, e chiudo la lavorazione con una maglia alta sulla terza catenella, in questa maniera qui. Quindi noi lavoriamo solo negli spazi, vedete, in questi spazi dove non abbiamo le catenelle non lavoriamo. 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro. In ognuno di questi spazi lavoreremo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Quindi adesso in ogni spazio, vedete, da 2 catenelle lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quando arriviamo alla fine della nostra riga, dopo aver completato nello spazio le 3 maglie alte, le 2 catenelle e le 3 maglie alte, lavoriamo una sola maglia alta sulla terza catenella e lavoriamo in questa maniera qui per un totale di 2 righe e poi ci ritroviamo insieme. A questo punto io vado a cambiare il mio colore. Mi trovo in questa maniera, vedete, semplicemente taglio il filo, faccio un nodino di sicurezza, così prendo il colore di contrasto e inizio la nuova riga, ovviamente da questo lato qua, vedete dove ho il filo, inizio qua con il nuovo colore, quindi un colore di contrasto, 1, 2
e 3 catenelle, che sarà la nostra prima maglia alta. Adesso sì, ho lavorato 3 maglie alte, nel prossimo lavorerò 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte, e farò questo per 2 righe. Poi alla riga successiva farò 5 maglie alte, 2 catenelle, 5 maglie alte, sempre in ogni spazio. Quindi adesso in ogni spazio lavoreremo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte sempre nello stesso spazio, quindi 1, 2, 3 e 4. Ed ecco qui. Adesso sempre nel prossimo 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte, di nuovo 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte, fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arrivo alla fine della riga, vedete, ho lavorato l'ultimo gruppo, filo sull'uncinetto, sulla terza catenella, termino con una maglia alta in questa maniera qui. Adesso 1, 2 e 3, giro sempre il mio lavoro e in ogni spazio lavoro di nuovo per la seconda riga 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte e 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto e all'interno di nuovo 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Ed ecco qui. E adesso andate a continuare lavorando sempre in ogni spazio 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte fino ad arrivare alla fine della riga. Una volta vedete che ho completato la riga, io cambio di nuovo il mio colore, quindi taglio di nuovo un nodino di sicurezza e chiudo così, giro il lavoro e vado, vedete, di nuovo a legarmi con il calore nuovo all'interno, vedete, della prima maglia, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Adesso tutta la lavorazione seguirà in questa maniera. Noi salteremo, dopo aver realizzato, vedete, la prima maglia alta, che in questo caso è da 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto, vedete, la prima maglia alta e ne restano 1, 2 e 3 e queste 3 le lavoro a maglia alta, quindi lavoro una maglia alta in questa, una maglia alta nel prossimo e un'altra maglia alta nel prossimo, quindi un totale di 3 maglie alte più la prima, vedete, per sollevarci. Adesso filo sull'uncinetto e nello spazio lavoreremo sempre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte sempre nello spazio, 1 e 2. Adesso, come per le prime, vedete, per le 3 maglie di qua, dobbiamo lavorare le 3 maglie di qua, quindi 1, 2 e 3, lasciando questa libera, quindi filo sull'uncinetto, lavoro la prima, lavoro la seconda e lavoro la terza. Quindi anche qui vedete una maglia alta non la lavoro. Adesso in quest'altro gruppo faremo sempre la stessa cosa, filo sull'uncinetto, salto, vedete, la prima maglia alta e lavoro la seconda, poi lavoro la terza e lavoro la quarta. Quindi lavoro sempre un totale, vedete, di 3 maglie alte per questa riga,
filo sull'uncinetto, all'interno dello spazio lavorerò sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo sempre nello spazio 2 maglie alte, 1 e 2. E di nuovo lavoro, vedete, 1, 2 e 3 maglie alte, quindi la prima, la seconda e la terza. Ed ecco, vedete il risultato. Adesso facciamo la stessa cosa, saltiamo una maglia, lavoriamo le 3 maglie alte, all'interno lavoreremo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e poi di nuovo una maglia alta sulle altre 3 e facciamo questa lavorazione per tutta la riga. Una volta vedete che io arrivo a fine riga, ho lavorato l'ultimo modulo sempre alla stessa maniera, ripetendo come già vi ho fatto vedere. Alla fine della riga, quando lavoriamo, vedete, l'ultimo modulo, abbiamo lavorato le ultime 3, vedete, maglie alte separate dal gruppo, filo sull'uncinetto e sulla terza catenella, vedete, chiudiamo sempre con una maglia alta. Iniziamo la riga con una maglia alta e la terminiamo, vedete, con una maglia alta nella terza catenella. Adesso dovete proseguire sempre alla stessa maniera, 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, saltiamo, vedete, sempre un punto, quindi una maglia alta viene sempre saltata, entriamo in quella dopo e lavoriamo la prima maglia alta, lavoriamo la seconda maglia alta, lavoriamo la terza maglia alta e la quarta maglia alta. Quindi le maglie alte, una volta che abbiamo saltato la prima, verranno lavorate tutte le maglie alte fino ad arrivare nello spazio e nello spazio lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Adesso ovviamente all'inizio, vedete, abbiamo lavorato le 4 maglie alte, anche qui lavoreremo 4 maglie alte e l'ultima non la lavoriamo, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Così vedete, man mano il lavoro ovviamente va a crescere. Adesso dobbiamo ripetere, saltiamo sempre la prima maglia alta, entriamo nella seconda e lavoriamo tutte le maglie alte che ci sono, vedete, in questo caso sono 4, fino ad arrivare alle 2 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E nello spazio di nuovo lavoriamo 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo entriamo all'interno e altre 2 maglie alte e di nuovo lavoriamo tutte le maglie alte disponibili saltando l'ultima, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Saltiamo l'ultima e saltiamo la prima, vedete, da questo lato, quindi di nuovo 4 maglie alte, nello spazio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e di nuovo 4 maglie alte e saltiamo l'ultima. Quindi adesso andate a ripetere la stessa lavorazione per tutta la riga. Quando ho completato la riga, vedete, i moduli sono tutti identici praticamente, ogni punta è identica, alla fine vado sempre a chiudere, quindi ho completato il modulo, salto, vedete, l'ultima maglia e nella terza catenella lavoro la maglia alta. Ecco, guardate come si presenta la lavorazione man mano che andiamo avanti. Adesso semplicemente andate sempre a proseguire alla stessa maniera, 1, 2
e 3 catenelle, girate il lavoro. Qui dobbiamo sempre saltare una maglia e lavoreremo tutte le maglie alte fino ad arrivare alle 2 catenelle, quindi salto la prima ed entro nella seconda. Quindi lavoro tutte le maglie alte, vedete, saltando la prima, e lavoro, guardate, tutte le maglie alte fino ad arrivare alle 2 catenelle. E man mano vedete che noi andiamo avanti con le righe, le maglie alte aumentano ovviamente 1, 2, 3, 4 e 5, prima erano 4, adesso sono 5, saltando sempre, vedete, la prima. Ora, dove abbiamo le 2 catenelle, ovviamente lavoriamo le 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. E adesso lavoriamo tutte le maglie alte saltando l'ultima, quindi che saranno 5 come l'inizio, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso vedete, noi l'ultima non la lavoriamo e saltiamo anche la prima. Quindi questa lavorazione sarà identica per tutte le righe, non vi potete sbagliare. Quindi io salto l'ultima e salto la prima, quindi al centro vedete avremo sempre, anche di qua vediamo se ve lo posso far vedere, sì, di qua va bene, ma avrete sempre, guardate, saltiamo le 2, entro nella prossima e lavoro sempre le maglie alte fino alle 2 catenelle, ovviamente saranno 5 anche qua, quindi 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Quindi guardate, dove io salto le 2 maglie, vedrete questo lavoro, queste 2 vedete qua vengono sempre saltate, ok? Quindi saltiamo all'inizio la prima, anche qui vedete abbiamo saltato la prima, salteremo l'ultima e la prima sempre, dove abbiamo il gruppo, vedete, di catenelle, di nuovo 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. E di nuovo lavoriamo tutte le maglie alte saltando l'ultima, quindi altre 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo vedete saltiamo l'ultima e la prima da quest'altro lato e di nuovo iniziamo con le 5 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte al centro delle 2 catenelle, di nuovo 5 maglie alte e di nuovo saltiamo l'ultima e la prima dell'altro gruppo, vedete? Quindi la lavorazione è sempre la stessa. Quando arriviamo alla fine lavoriamo l'ultimo gruppo, vedete, quindi di nuovo maglie alte e l'ultima la saltiamo sempre, andiamo a chiudere sulla terza catenella con una maglia alta, di nuovo 3 catenelle e ripetiamo la lavorazione. Io durante la lavorazione andrò a cambiare anche qualche volta il colore, più o meno a mio piacimento. Voi potete fare la stessa cosa, potete lavorare con un colore unico, quindi tinta unita, o anche con una fantasia sfumata magari di lana, quindi potete veramente fare come preferite. Io adesso vado a proseguire per delle righe fino ad arrivare ad una larghezza ovviamente che vada a coprire bene le mie spalle. Con la nostra lavorazione dobbiamo arrivare, vedete, a una larghezza che copre le nostre spalle con gli aumenti. Arrivato a questo punto io non aumento più, vedete, dietro ho già abbastanza tolleranza. A questo punto vado semplicemente a continuare la lavorazione in questa maniera qui.
noi non dobbiamo aumentare più, dobbiamo fare in modo di avere sempre le stesse maglie, quindi dobbiamo continuare la lavorazione in lunghezza e non in larghezza. E quindi adesso andremo a lavorare in questa maniera qui. Io cambio il mio colore, lavoro sempre le 3 catenelle e la lavorazione in realtà è sempre la stessa, modificheremo solo gli aumenti, praticamente la lavorazione al centro. Filo sull'uncinetto, salto sempre la prima maglia e lavoro le maglie alte fino ad arrivare dove ho le catenelle. Quindi io ho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 maglie alte. Ok, adesso noi abbiamo saltato questa maglia e quindi all'interno dello spazio lavoreremo sempre una sola maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta all'interno del cerchio. Quindi io avrò in questo lato sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 comprese, vedete, della maglia alta all'interno del cerchio, quindi del cerchio da 2 catenelle dello spazio. Avrò sempre ad ogni riga 12 maglie alte di qua e 12 maglie alte di qua, sempre la stessa maniera, ok? Ovviamente se voi avete fatto una mantella con più righe di aumenti avete magari più righe o più maglie alte qui, se ne avete fatti di meno avrete meno maglie alte, ma la lavorazione l'importante è che sia la stessa che faccio io. Quindi adesso io andrò a proseguire con le maglie alte e l'ultima maglia alta la salterò sempre, quindi la lavorazione è identica, cambia solo il numero delle maglie all'interno dello spazio. Arrivo, vedete, nell'ultima la salto, filo sull'uncinetto, salto pure la prima, vedete, prima di iniziare l'altra punta io salto sia l'ultima che la prima e entro e lavoro da capo le maglie alte. Arrivo, vedete, di nuovo nello spazio e lavoro una sola maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una sola maglia alta. Ok, vedete, qui abbiamo le stesse maglie alte che abbiamo anche di qua e anche all'inizio, quindi uguale come quando aumentavamo, però vedete la linea non cambia della nostra mantella, semplicemente adesso andrà soltanto ad allungarsi, ok, invece di allargarsi ulteriormente. Di nuovo maglie alte in ogni punto, quando arriviamo, vedete qui, saltiamo l'ultima e la prima di questa riga. Di nuovo nello spazio una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e andiamo a proseguire così fin dove voi la volete lunga. Quindi se la volete magari più lunga andate a fare più righe, se vi piace più corta, insomma andate più o meno a mettere su delle righe e la misurate man mano. Io adesso vado a procedere e poi vi faccio vedere per quante righe ho proseguito. Io ho proseguito per un totale di 27 righe che in centimetri, vedete, sono circa 46 centimetri. Io termino le mie righe con il colore più scuro, vedete, quindi ho terminato con le 2 righe più scure. Adesso vedete io mi trovo in questa maniera qui, devo andare a realizzare delle maglie alte sull'apertura, vedete, sulla parte che va sul davanti. Quindi inizio così, mi trovo così, semplicemente 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro, vedete, attraverso la maglia alta e lavoro una maglia alta.
filo sull'uncinetto, di nuovo un'altra maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte attraversando, vedete, sempre la maglia alta sottostante. Di nuovo qui ho un'altra maglia alta, filo sull'uncinetto, altre 2 maglie alte all'interno, in questa maniera. E ancora filo sull'uncinetto, qui ho, vedete, sempre la maglia alta e di nuovo 1 e 2, di nuovo 2 maglie alte, controllate ovviamente che il lavoro non deve tirare, vedete, laddove vedete che il lavoro tira un po', realizzate ovviamente qualche altra maglia alta. Io vado a proseguire così fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arrivo, vedete, nell'ultima maglia alta, che è composta da 3 catenelle, di nuovo 1 e 2, e qui vedete sulla catenella lavoro una maglia alta in questa maniera qui. Adesso 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto, guardate, e lavoro una maglia alta sul davanti, vedete il rilievo, prendendo, attraversando proprio la maglia alta, guardate, in questa maniera qui, filo sull'uncinetto sul davanti e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, adesso entro da dietro e attraverso la maglia alta così, filo sull'uncinetto sul davanti, adesso filo sull'uncinetto da dietro, vedete, prendo la maglia alta da dietro e lavoro la maglia alta, adesso filo sull'uncinetto e sul davanti, filo sull'uncinetto e dietro, realizzando, vedete, questa lavorazione sia sul dietro che sul davanti, di nuovo sul davanti e poi vedete sul dietro. Quindi su tutte le maglie alte alterniamo una maglia alta in rilievo davanti e una maglia in rilievo dietro e andate a proseguire così per tutta la riga. Quando arrivo alla fine, vedete, filo sull'uncinetto e sulle 3 catenelle semplicemente lavoro una maglia alta per chiudere, vedete, la lavorazione. Adesso 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro e filo sull'uncinetto, vedete, io qui sul davanti ho la maglia alta in rilievo, la lavoro dietro, filo sull'uncinetto, qui ho, vedete, la maglia in rilievo dietro e la lavoro sul davanti, qui ho, vedete, la maglia in rilievo davanti e la lavoro sul dietro in questa maniera qui. Questa è sul dietro e la lavoro sul davanti. Ed ecco, vedete come risulta il lavoro. Di nuovo, questa è la maglia alta sul dietro e la lavoro. Quindi la nostra mantellina è pronta per essere indossata. Io vi ringrazio come sempre di aver seguito il tutorial e vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial. Sul davanti. Questa è la maglia alta sul davanti e la lavoro sul dietro. Le maglie si vede bene, guardate quale sul dietro e quale sul davanti, perché sul davanti la vediamo, vedete, proprio davanti visibile, dietro invece è più nascosta, quindi quando è dietro la lavoro sul davanti, quando è davanti la lavoro sul dietro. E vado a proseguire così fino alla fine. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, io ho sempre le 3 catenelle, chiudo sempre su queste 3 catenelle a maglia alta e a questo punto tagliamo il nostro filo,
quindi nodino, vedete, di sicurezza, e andiamo a nascondere il filo all'interno.